Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. C'è un istante, prima che l'acqua si stacchi dallo scafo, in cui tutto il destino di un'impresa poggia su un unico palpito di metallo. Siamo ad Orbetello ed è il 1933. L'oscurità inizia a diradare e nella laguna si iniziano ad intravedere dei giganti alati a doppia fusoliera. Sono i Savoia Marchetti S55X, creature nate per una impresa impossibile. Al centro dei due scafi, proprio sopra la cabina di pilotaggio, svettano maestosi sui loro castelli due gioielli della tecnica motoristica italiana. Sono gli Isotta Fraschini Asso 750, i veri protagonisti di questa storia. Mi piace pensare che Italo Balbo dall'idroscalo guardò quei motori consapevole che non lo avrebbero mai tradito. 18 cilindri a W, una sinfonia di bielle e pistoni che trasformò il fuoco in gloria. Non fu solo meccanica, fu il respiro vitale dell'Italia che decise di sfidare l'ignoto. Mentre l'Atlantico scorreva sotto la centuria alata, l'Asso 750 rispondeva con un canto solido, profondo, instancabile. Ogni battito fu una promessa mantenuta a chi era ai comandi. Ogni scoppio era una sfida lanciata all'abisso. Italo Balbo scrutò l'immensità dell'oceano in cerca di un approdo, confortato dal canto del suo amico fatto di metallo italiano. Per la crociera del decennale, l'Asso 750 fu la garanzia. Ogni motore doveva spingere le tonnellate dei velivoli italiani attraverso l'Atlantico, resistendo a ore di volo ininterrotto, tra nebbie e tempeste. Fu il trionfo della tecnica di Giustino Cattaneo, potenza pura, erogata con una costanza chirurgica. L'S55X era l'ala, ma l'Asso 750 era il muscolo e quando le ali italiane oscurarono il cielo di New York, non fu solo l'aria a tremare, ma il cuore del mondo intero e il rombo che scosse i grattacieli fu quello del metallo italico, trasformando l'oceano in un ponte, portando il genio e l'audacia dell'Italia oltre ogni orizzonte conosciuto. La storia dell'Isotta Fraschini Asso 750 rappresenta l'apice della propulsione aerea italiana a pistoni degli anni 30. Sviluppato per rispondere alla necessità di motori sempre più potenti e affidabili per le grandi rotte oceaniche, il progetto si inserì in una strategia di eccellenza meccanica nazionale. Il motore progettato dall'ingegnere Giustino Cattaneo nacque come parte di una famiglia modulare di propulsori che includeva l'Asso 200 e l'Asso 500 per standardizzare i componenti, ridurre i costi e facilitare la manutenzione. Fu l'evoluzione diretta dell'Asso 500, mantenendo l'architettura a cilindri indipendenti in acciaio con camicie saldate. Fu anche il primo di una serie di motori della Isotta Fraschini ad adottare la configurazione a 18 cilindri a W. L'Isotta Fraschini Asso 750 era un motore con ciclo a 4 tempi a 18 cilindri, contenuti in 3 bancate da 6 cilindri, sfalsate tra loro con un angolo di 40 gradi. La cilindrata totale era di 47,1 litri. L'alesaggio e la corsa di ogni singolo cilindro erano rispettivamente di 140 e 170 mm. Il rapporto di compressione era di 5,7. L'elica era calettata direttamente all'albero motore, senza riduttore di giri. La potenza era di 800 cavalli a 1700 giri, mentre saliva a 924 a 1900 giri. Il consumo di benzina alla massima potenza era di circa 262 litri l'ora, mentre alla potenza di crociera era di 183 litri.
Il consumo di lubrificante, che era olio di ricino puro, era tra i 6,7 e i 10 litri l'ora. La lunghezza del motore, compreso il mozzo dell'elica, era di 2,057 metri. La larghezza era di 1,020 metri, mentre il peso era di 665 kg. I cilindri erano in acciaio stampato separati l'uno dall'altro. Le testate invece erano in fusione di alluminio, costituite da due parti unite fra loro. Nelle teste trovavano posto i condotti di aspirazione e i condotti di scarico, rivolti verso l'esterno. Il carter motore era una fusione di Electron, una lega speciale a base di magnesio, ed era costituito da 4 parti. Quella superiore, che serviva da base per i cilindri, la parte inferiore intermedia riunita a quella superiore che conteneva l'albero a gomiti, le pompe dell'olio e dell'acqua, la parte inferiore che serviva da raccoglitore dell'olio e infine la parte anteriore che aveva il compito di contenere il comando dei magneti. Ogni cilindro aveva 2 valvole di aspirazione e 2 di scarico, identiche tra loro, ed erano comandate da 2 assi a camme per ogni gruppo di 6 cilindri. L'albero a gomiti era in acciaio al nickel cromo ad altissima resistenza. I pistoni erano in lega speciale di alluminio, erano muniti di 4 fasce elastiche in ghisa speciale. I pistoni di ciascuna terna erano collegati all'albero a gomiti attraverso un sistema del tipo biella madre e biellette. Ognuno di questi componenti era in acciaio speciale al cromo nickel. L'accensione avveniva attraverso 2 magneti ad alta tensione. Erano situati nella parte anteriore e fornivano la scintilla alle 2 candele per cilindro, funzionanti l'una con un magnete e l'altra con l'altro. La miscela aria-benzina era ottenuta a mezzo di 6 carburatori verticali di tipo Zenith 75J a triplo diffusore, a riscaldamento con circolazione d'acqua e muniti di dispositivo di correzione per le alte quote. Erano applicati esternamente al di sopra del piano di appoggio del carter motore. La benzina giungeva ai carburatori attraverso 2 pompe AM oppure una doppia pompa Lamblin. La lubrificazione avveniva a mezzo di circolazione di olio che, contenuto in un contenitore esterno, veniva spinto sotto pressione da una pompa di ingranaggi nei condotti di lubrificazione. Al termine della circolazione veniva rimandato nel serbatoio esterno attraverso 2 pompe di recupero. Il raffreddamento avveniva attraverso la circolazione dell'acqua attorno ai cilindri e alle loro teste a mezzo di una pompa centrifuga che poi inviava l'acqua al radiatore per il raffreddamento. Per la messa in marcia i comandi motori erano i seguenti: leva del gas che agiva sulle farfalle dei carburatori, la leva che regolava la miscela, la leva per l'anticipo e la leva rubinetto per il riscaldamento. La messa in moto avveniva di solito attraverso un aviocompressore Garelli tipo N che iniettava aria compressa direttamente nei cilindri. Questo motore, oltre al Savoia Marchetti S55X già citato, in una sua versione equipaggiò anche il Kant Z501 Gabbiano e il Caproni K111. Oggi, tra i corridoi dei musei, quell'acciaio tace, ma basta guardarlo per sentire ancora il rombo che ha unito i continenti. Isotta Fraschini Asso 750, quando l'Italia insegnò al mondo come si domano i cieli.